Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. Come me, tante persone mi chiedono che vorrebbero provare a cominciare con l'attività di apicoltura, tante persone mi chiedono com'è fare l'apicoltore, come ci si trova a produrre del miele. Ho già fatto un video riguardo in questo video sulle prime considerazioni da fare prima di intraprendere questa avventura, questa meravigliosa avventura. E questo è il secondo video che vi propongo dove tratteremo l'argomento delle spese principali che servono per iniziare a fare apicoltura. Eccoci ragazzi, voglio fare l'apicoltore, sì, molto bello, serve tanta passione, tanta volontà, ma soprattutto serve un investimento iniziale. Questo investimento può essere piccolo o grande a seconda delle vostre disponibilità e delle vostre intenzioni, perché possiamo decidere se iniziare con già l'attrezzatura per smielare e per farci il nostro miele o se almeno per i primi periodi, per i primi anni, appoggiarci a un laboratorio di smielatura oppure chiedere in prestito il laboratorio di smielatura di un apicoltore a noi vicino. Allora, come dicevo nell'altro video, che vi lascio qui linkato in alto e in descrizione, prima di fare l'apicoltore ci sono diverse considerazioni da fare e ovviamente per partire servono degli investimenti. Allora, il primo investimento non sono le api, non sono le arnie, ma è un corso. Ragazzi, i soldi che spendete per fare il corso sono i soldi che saranno meglio spesi in assoluto per fare l'apicoltore. Non pensate, non fate l'errore di voler iniziare pensando di poter riuscire in questa avventura senza avere alcuna base fondamentale, senza aver fatto un corso. È vero che ci sono tante fonti di informazioni, ci sono i libri, ci sono le informazioni su internet, ci sono i canali YouTube come questo qua, però il corso veramente è fondamentale. Allora, i soldi che servono per fare il corso sono soldi che vanno messi in conto e che devono essere spesi. In particolare, ragazzi, fare un corso di apicoltura a noi qui nella provincia di Reggio Parma, nella nostra associazione, il corso viene proposto ad un costo di 280 euro. È un corso che dura diversi mesi perché c'è una lunga parte teorica e anche una parte pratica nell'apiario a disposizione della nostra associazione. È un corso che io ovviamente ho fatto qualche anno fa e ve lo consiglio vivamente perché non penso che le altre associazioni siano da meno rispetto alla nostra. Quindi prima spesa il corso, seconda spesa ovviamente quando deciderete di cominciare sono le api. Quindi dovete comprarvi degli sciami che se li comprate in primavera hanno un costo ovviamente più alto perché sono già stati svernati. Se li comprate invece a fine stagione, settembre ad esempio, ottobre, hanno un costo più basso. Quindi andiamo da una spesa che va dai 90 a 100 euro per ogni nucleo che si spende a fine stagione fino a una spesa che va dai 120-130 euro per le api prese in primavera. Il consiglio che vi do io è quello di prendere le api in primavera perché non avendo esperienza fare un invernamento non è assolutamente scontato, quindi prendete le vostre api già uscite dall'inverno, vedete come sono già le api, se sono belle, se sono tante, se la regina ha già cominciato a covare, prima di comprarle insomma voi vi ci date un'occhiata dentro, metteteci le mani insieme al proprietario delle api e così avete una sicurezza in più che queste api sono già pronte per partire e per affrontare la nuova stagione. Allora, prima spesa quindi sono il corso, le api, quindi calcolate sui 120 euro a sciame, e poi ci sono le arnie. Allora, sappiamo che le arnie ci sono di due tipi, ci sono quelle a cubo e quelle a portichetto. Ovviamente quelle a portichetto costano un po' di più, però se dovete fare degli spostamenti hanno il portichetto che permette una maggiore areazione alle nostre api. Vengono chiamate da nomadismo infatti per questo motivo. Le arnie a cubo invece costano un po' di meno, se non avete necessità di spostarle vanno benissimo e offrono la stessa protezione che offre un'arnia a portichetto perché le api alla fine stanno dentro. Un costo di un'arnia con un melario, con tutta la ferramenta,
con i telaini già all'interno sia nell'arnia che nel melario siamo attorno ai 110-120 euro, già montata, già verniciata, insomma pronta. In questa arnia ovviamente manca la cera. Noi dobbiamo montare i fogli cerri sui nostri telaini, vi lascio il video qui in alto se non sapete come si fa, e la cera dovete avere un calcolo che una cera di buona qualità non scende sotto i 18 euro al chilo, quindi anche qui insomma è da aggiungere ai costi essenziali per poter partire con le api. Quindi con un chilo di cera fate mediamente 8 o 9 telaini, quindi vi serviranno per 4 arnie, vi serviranno 5 kg di cera per il nido e per 4 melari vi serviranno all'incirca 2,5 kg di cera per cerare i telaini da melario. Quindi fatevi anche qua un po' i vostri conti. Andiamo avanti con l'attrezzatura. Ci serve quindi una tuta, vi lascio il link anche qui sulla recensione alla tuta ventilata. Vi consiglio vivamente di usare la tuta ventilata perché vi offre una protezione in più rispetto alla tuta normale. È vero, ha un costo maggiore, ma avete anche una sicurezza in più. Insieme alla tuta dovete mettere in conto di avere anche dei guanti, degli stivali. Penso che queste cose qua le potete trovare anche già a casa senza andarle a comprare. Ad esempio io uso tranquillamente i guanti, quelli per lavare i piatti, e mi trovo benissimo perché mi danno anche una certa sensibilità quando maneggio i telaini e quando vado accanto alle api. Un'altra spesa da tenere in conto quindi poi sono leve, affumicatore, la spazzola, la pinza per i telaini. Ragazzi, non vi serve perché ci sono le mani che sono delle pinze ottime e sono sicuramente molto più affidabili rispetto a una pinza meccanica che spesso vi fa cadere i telaini per terra. Per queste cose qua ad esempio ci sono dei kit completi dove potete trovare anche dei prezzi buoni. Indicativamente io vi dico che per un kit completo si va dai 30 euro fino agli 80 euro. Io vi consiglio di non stare su prodotti di bassa qualità perché ad esempio sull'affumicatore bisogna spendere quei 20 o 30 euro perché è uno strumento che vi serve ogni volta che andate dalle api, è uno strumento che è soggetto a forte usura, quindi la qualità di costruzione è molto importante, altrimenti vi lascia a piedi dopo pochi mesi. Quindi cercate di trovare un buon compromesso. Se avete dei dubbi, io comunque qui sotto vi lascio il link dove trovate tutte le attrezzature di cui vi sto parlando. Se avete curiosità vi lascio il link, ovviamente sono link affiliati dove voi potete dare uno sguardo e deciderete voi se acquistare o meno. Voi non spenderete nulla in più e darete però una mano a me con il canale con il vostro aiuto. Altre cose indispensabili per iniziare l'apicoltura sono escludi regina, apiscampo, sono poi dei polistiroli perché soprattutto in primavera avrete necessità di creare nuove famiglie o di recuperare sciamature, quindi vi serviranno sicuramente dei polistiroli. Quindi se partite con 4 famiglie il mio consiglio è quello di procurarvi almeno 2-3 polistiroli per evitare sciamature o recuperare sciamature. Quindi potete già capire da soli che la spesa insomma non è proprio del più abbordabile, non è che si parte con una spesa di 200-300 euro, si parte con una spesa che va quindi dai 1000-1500 euro come minimo per avere un'attrezzatura base per operare in apiario e per essere protetti, fino ad arrivare a una spesa di anche 3.000 euro o 3.500 euro per avere anche un'attrezzatura base per operare in laboratorio a casa vostra, per cominciare a smielare. Pensate solamente che uno smielatore da 9 favi motorizzato vi viene a costare come minimo 5-600 euro. A questo dovete aggiungere un banchetto per disopercolare, che le versioni in plastica, che non sono altro che una vaschetta in plastica con il supporto per disopercolare i telaini, lo vendono non sotto le 100 euro. E a questo poi va aggiunto ancora un maturatore che potete scegliere voi se prenderlo grande o piccolo. Il mio consiglio è di prendere un maturatore da 200 kg, che è una dimensione che non è né troppo né troppo poco. Sembra tanto 200 kg, ma in realtà insomma se cominciate poi a fare un po' di miele, non dico il primo anno, ma
già negli anni successivi a fare 80-90 kg di miele si fa la svelta, quindi avere una capienza di 200 kg insomma ci dà un pochino più di tranquillità. Per le fioriture invece che sappiamo che è difficile fare del miele tipo il tarassaco, potete optare invece che per un maturatore piccolo di utilizzare dei secchi. Ci sono i secchi apposta alimentari, costano poco, costano 10-15 euro e hanno la stessa identica funzione del maturatore. Quindi voi potete usare tranquillamente il secchio per fare una smielatura di tarassaco. Quindi questo è il mio consiglio. Calcolate che oltre a tutti questi costi iniziali ci sono poi i costi di gestione che non sono da sottovalutare, perché ci sono i costi per fare i trattamenti, ci sono i costi per la nutrizione, ci sono poi altri costi che vengono ad aggiungersi durante la stagione, perché vedrete che durante la stagione vi servirà sicuramente delle attrezzature in più, vi serviranno magari delle leve o altro materiale che vi siete accorti di non avere e che vi serve con urgenza. Perché ad esempio io sono partito dicendo arnia più melario, però avere un melario solo per ogni arnia è veramente poco. Perché? Perché insomma, se vogliamo tenere diviso le varie fioriture, è bene avere almeno 3 melari per arnia, perché in questo modo riusciamo a tenere diviso le fioriture, e anche se non dividiamo le fioriture che facciamo 1000 fiori, possiamo tenere, insomma, avere un melario di ricambio quando togliamo quello pieno. E averne uno solo è poco, perché capita a volte di riuscire a fare anche 2 melari, ci vuole un terzo da mettere, altrimenti le api si trovano poi strette quando sono in pieno sviluppo. A questo punto, ragazzi, l'ultima spesa che non ho considerato è quella che serve per la vendita, quindi barattoli e capsule. Questo per dare una spolverata generale sulle spese iniziali che si devono affrontare per iniziare a fare l'apicoltura. Sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa, sicuramente qualcosa non avrò considerato, quindi consideratelo come proprio un primo step per poter partire, a cui dovrete poi integrare man mano altre spese a cui dovrete poi far fronte. Quindi fare l'apicoltore comporta prima delle valutazioni iniziali, comporta delle spese per partire che non sono poi così piccole come magari si può immaginare, e poi lungo gli anni vi porterà anche a delle soddisfazioni in cui vi parlerò nel prossimo video. Ragazzi, anche per questo video è tutto. Io vi ringrazio e vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un pollice in su per supportare il canale e di condividere i miei video con i vostri amici sui social. Per questo video è tutto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.